provato di tutto ma non ha funzionato nulla. No, veramente ho provato veramente di tutto. Ti è mai capitato di pensare una cosa del genere o di sentirla da persone nella tua vita? A me è capitato tantissime volte di sentirla, ma anche di pensarla io. Ecco, il problema è che probabilmente non hai provato davvero cose diverse, hai solo reagito in modi diversi. Perché la maggior parte delle persone non sceglie come vivere, reagisce. Reagisce a quello che succede, reagisce alle persone, reagisce a quello che vede online, reagisce alle emozioni del momento. Probabilmente stai reagendo anche a quello che sto dicendo io ed è per questo che anche cambiando le cose spesso ti ritrovi sempre nello stesso punto, nella migliore delle ipotesi, baciandoci i gomiti. Quindi andiamo a vedere in questo nuovo episodio del podcast quale subdolo meccanismo ci porta a costruire questa enorme frustrazione nella nostra vita e vedere un po' se si può fare qualcosa. Sigla. Comfort zone. Comfort zone. Comfort zone. Ciao, bentornato a questo nuovo episodio del podcast Comfort Zone. Io sono il dottor Emilio Gerboni, la guida per la tua evoluzione comoda e come avrai sentito in introduzione, oggi parliamo di un concetto di reattività però un pochino esteso, cioè nel senso che non stiamo parlando solo della reattività impulsiva, quella che arriva dal nostro sistema limbico del cervello, che arriva prima del pensiero, della cognizione, è proprio a base emotiva e quindi di scatto, comunque collegato anche all'argomento in maniera importante perché il meccanismo subdolo che c'è dietro è comunque lo stesso. Ma parliamo proprio di una reattività in quanto più automatismi acquisiti nella nostra abitudini, consuetudini, modi di vedere la realtà che ci fanno pensare che anche quando facciamo cose diverse in realtà non ci accorgiamo che stiamo facendo la stessa identica cosa e questo comporta delle cose perché laddove queste cose funzionano benissimo non abbiamo nessun problema, anzi risparmiamo l'energia, che il risparmio energetico è molto importante nella nostra società sempre di più, anche perché c'è un dispendio enorme quotidiano e probabilmente parleremo anche in altri episodi di queste tematiche. Il problema è quando queste modalità invece ci portano fuori strada, ci portano non allineati con quello che è il nostro desiderio di ottenere un determinato, un risultato o ancora meglio sperimentare una certa esperienza rispetto a quello che stiamo vivendo. E questo chiaramente ci porta a non vivere una realtà comoda come vorremmo, quindi sperimentando un piacere che è quello che andiamo poi a ricercare, chiaramente non in chiave edonistica, ma nello stare bene, nel benessere, no? Quindi in una chiave di benessere, ma anche c'è un altro problema, cioè che io sono manovrato, cioè non sono padrone di me stesso e quindi rispondo alle cose in maniera automatica senza che ci sia una vera scelta, ma più c'è un qualcosa che è stato in me programmato, ecco, potremmo dire così, ecco che io non sono proprio me stesso nel vero senso della parola e questo chiaramente porta scomodità, come dicevo, soprattutto quando poi abbiamo bisogno di togliere il pilota automatico e riprendere la guida manuale, no? Ci sono situazioni in cui non si può tenere il comando automatico e c'è bisogno di avere un comando manuale, anche se sappiamo tutti come sia apparentemente più scomodo il comando dell'auto manuale, però avere un comando manuale permette una capacità di ottenere delle sfumature nelle risposte, quindi molto più controllo. Avere più controllo, avere più variabilità di risposta è sicuramente qualcosa che ci dona e ci regala ampie possibilità di regolazione, di autoregolazione che chiaramente aiutano a vivere meglio e a andare nella direzione che noi
desideriamo. Quindi questo è un punto molto molto importante. Il problema principale che stiamo trattando è quando hai l'impressione di affrontare e di comportarti in maniera diversa, quindi affronto situazioni diverse e mi comporto in maniera diversa, in realtà stai affrontando la stessa situazione e ti stai comportando in un modo identico, soprattutto poi nella modalità di quello che vai ad ottenere nella risposta del problema. Ad esempio, io posso subire una serie di provocazioni di vario tipo. Immaginiamo che c'è qualcuno che ha voglia di fare una rissa con me, come spesso capita quando vado in giro, non lo so, avrò la faccia rissosa. Ovviamente sto scherzando, nessuno vuole fare risse con me, ma immaginiamo, c'è solo gente rissosa, ecco, in giro, ce ne sono, quindi immaginiamo che qualcuno vuole fare una rissa. Ora, chiaramente ci sarà il tipo più rissoso in senso di violenza fisica, tipo hooligan che esce dal bar magari in condizioni anche di lucidità scarsa, oppure semplicemente un attaccabrighe, no? Come si dice, l'attaccabrighe, che quindi troverà un pretesto per stuzzicarmi e aspettare che io reagisca. In questo caso vediamo che ci sono i due livelli, cioè sia la reazione impulsiva e sia la reazione al livello di dire ok, se uno mi provoca io rispondo e devo capire come rispondere a tono. Ora, nel momento in cui io rispondo alla persona che sta cercando di fare la rissa, ecco che cosa succede. Succede che, per esempio, mi dice che c'è, oh guarda, perché mi stai a guardare, no? Che minchia guardi. E io gli dico, no, ma guarda che non ti stavo guardando. Ecco che in realtà il semplice entrare in relazione con questa persona sta attivando proprio il pretesto per cui lui poi verrà a picchiarti. Quindi la modalità effettiva ed efficace sarebbe ignorare e non rispondere in maniera pertinente alla provocazione. Quindi vediamo che in questo caso i due livelli che abbiamo sono innanzitutto un'impulsività scatenata da una provocazione e due, la decisione nel capire a quale livello dobbiamo rispondere. Quindi se dobbiamo rispondere in maniera diretta e lineare alla proposta, diciamo, di interazione del simpatico soggetto, oppure se in realtà il livello è quello di scartare la proposta e quindi in questo caso fare finta di non sentire e proseguire lungo la nostra via, perché risposta giusta non ce n'è, dato che in realtà non è che se gli diciamo no ma io non ti stavo guardando, cioè non ho nulla contro, scusa, no, perché avevo capito che era così, scusami, allora va tutto bene. Chiaro che ci sono delle sfumature, difficile, no, che ci sia questa cosa qui, ci sono delle sfumature per cui in realtà probabilmente ci sono delle persone che pensano che li abbiamo guardate storte, no? Se vogliamo dire, se vogliamo continuare su questo esempio, e quindi rassicurate che invece non avevamo nulla contro di loro, la situazione si tranquillizza. Però molte più volte la provocazione non è letterale, è invece una provocazione di natura proprio a cercare di fare da esca per poi pescare, no? Quindi questo discorso dell'esca e del pescare, se noi capiamo che ci troviamo in una situazione dove vogliamo essere pescati, e non sempre è chiaro, no? Tutte le truffe si strutturano in questo modo, ma ahimè non solo le truffe si strutturano in questo modo, quindi noi dobbiamo capire entro quale cornice stiamo ragionando. Di conseguenza rispondere correttamente per far capire alla persona guarda che non ce l'ho con te, è chiaro che funziona se una persona mi sta chiedendo ce l'hai con me, ma se la persona mi sta dicendo ora ti istigo affinché facciamo a botte, cioè la domanda era vuoi fare a botte con me, dai che ci divertiamo, capisci che l'altro tipo di risposta è completamente sballato. Ora, purtroppo la vita è molto complicata, come sappiamo tutti, e soprattutto la vita moderna è una vita dove corriamo a destra e a sinistra, che ci tira, e tra l'altro anche questo, no? Cioè aderire allo stile di vita imposto dalla modernità è proprio alla base dell'essere tirati come dei burattini con dei fili a destra e a sinistra, e quindi reagire, rispondere, no? Quindi a qualcosa, a delle provocazioni del mondo esterno, no? Quindi anche il fatto di proprio portare a
evitare di fare un ragionamento, no? Quindi di fermarsi e quindi una situazione non è come rispondo, ditemi come devo rispondere, ma è fermati e un attimino arribigliate, non fare il bianconiglio, no? Ma siccome noi sentiamo l'urgenza di dover correre a destra e a sinistra, ecco che andiamo a impedire di analizzare le situazioni per il tempo e l'energia che meriterebbero, e questo chiaramente ha un effetto assolutamente negativo, perché poi facciamo cose diverse, ma facciamo cose diverse che sono la stessa identica cosa, perché non siamo andati a analizzare adeguatamente la situazione e quindi a riorientarci nella direzione, nella lettura della situazione stessa. Infatti, come diceva Napoleone, se ho molta fretta vado molto piano. Invece noi facciamo che, siccome abbiamo molta fretta, corriamo come i pazzi e ci andiamo a schiantare. Ancora peggio, quello che succede è che le persone a un certo punto, diciamo a livello preconscio, comunque a qualche livello della loro mente, ma si rendono anche conto che la loro vita, la traiettoria della loro vita, ha un attimino deragliato da quella che sarebbe la traiettoria corretta, però dicono ormai sto qua, continuiamo a sbagliare direzione, no? E quindi continuo a investire energia in modalità nutrire invece che tagliare la testa al toro, azzerare, buttare cose che ho fatto. Sappiamo tutti la fatica che facciamo a buttare delle cose che abbiamo fatto anche solo per sentirci che non abbiamo sprecato tempo, energia inutilmente, e quindi per questo continuiamo a sprecarla e giusto per giustificare un investimento sbagliato, no? Quindi questo meccanismo diabolico veramente ci porta poi a costruire il nostro inferno, il nostro disagio e il nostro destino in maniera ormai prevedibile. Quindi questo sarebbe, però comunque continuiamo a lasciare sotto traccia questo tipo di meccanismo, perché probabilmente avremo troppa sofferenza nel fermarci e riflettere, no? Quindi il terrore di non sapere dove mettere mano. Chiaramente, se io non so dove mettere mano, quest'altra cosa mi porta poi a proseguire, anche se la strada è sbagliata, almeno vado di là. E su questo avrei tante storielle, ma ve le risparmio e andiamo avanti con la storia, no? Quindi qual è il punto essenziale, come lo possiamo tradurre, quindi l'errore fatale e come correggerlo in termini che arrivano anche dal mondo del business, nel senso che un tale che si chiama Gerber, che per chi è professionista imprenditore sicuramente conoscerà, se non lo conosce quindi recuperalo, che si chiama Gerber, un po' come me, io mi chiamo Gerboni, evidentemente ragioniamo simile per via del nostro nome simile, non lo so. Comunque Gerber, famosissimo per la sua formazione per imprenditori, e dove insegna a non lavorare nel business ma a lavorare sul business. Quindi cosa significa? Che se il modello di business, i sistemi che lo costituiscono sono difettosi, andranno a generare tutte le problematiche che noi andiamo a cercare di correggere. Quindi il problema è nel sistema. Quindi se io non intervengo sul sistema, allora il problema si ripeterà, e quindi stare nel lavoro e continuare a lavorare come sto lavorando semplicemente servirà a gestire le urgenze. E mi vengono due esempi su questa modalità di affrontare la propria attività, che sono quelli della persona che continua a salvare, la storiella della persona che continua a salvare delle persone affogate in mare. Quindi lui salva il primo che sta affogando, lo riporta in salvo, poi ne vede un altro, dice ma che sta succedendo oggi? Salva pure l'altro, e così continua a salvare, solo è sempre più stanco, è sempre più esausto, e a un certo punto alza lo sguardo e vede che su una collina vicina c'era un tizio che stava buttando gente in mare e continuava a buttarla, e quindi chiaramente a quel punto la soluzione è andare a bloccare il tizio che butta gente in mare, no? Altrimenti il gioco diventa infinito. E questo è anche un po'
un esempio di ruota del criceto, come interrompiamo le ruote del criceto. C'è anche un episodio che ho fatto su uno dei primi episodi che parla proprio di questo, della ruota del criceto. Un altro esempio che mi viene è quello della barca che perde e quindi che ha delle falle da tutte le parti, e noi continuiamo a buttare l'acqua con i secchi fuori dalla barca, però fino a quando non tappiamo i buchi nella barca, la barca continuerà a imbarcare acqua e noi saremo costretti a svuotarla. Quindi questi sono solo alcuni esempi di modalità di lavorare nel business invece che sul business, quindi renderlo più aerodinamico, quindi non che dobbiamo metterci quello sforzo, quella spinta, o che sia troppo dipendente da noi. Quindi chiaramente poi c'è un'analisi di tutti i principi che ci devono essere dietro, che vanno a cambiare completamente l'assetto. E così come dobbiamo lavorare sul business invece che nel business, così dobbiamo lavorare sulla mente invece che nella mente. Questa è la differenza del meccanismo generale. Lavorare quindi nella mente invece che sulla mente significa in sostanza andare a revisionare le premesse che noi abbiamo installato dentro di noi, per usare un linguaggio computeristico moderno, no? Quindi noi abbiamo dentro di noi delle premesse automatiche che ci fungono da lente per reagire e affrontare la realtà. Ho fatto anche l'episodio su il cambiare percezione, no? Che è attinente e pertinente a quello che sto dicendo adesso, quindi vai a recuperare tutti gli episodi precedenti del podcast, perché è un puzzle diabolico, un labirinto magico entro il quale entrare e mano a mano far sedimentare questi concetti e appunto andare a lavorare sulla mente e non nella mente, che è quello che noi facciamo anche proprio in questo podcast. Quindi ci fermiamo un attimo e cerchiamo di andare a rivedere un pochino il software, l'hardware della nostra attrezzatura umana, che sicuramente non è facilissimo, il manuale non ce l'ha dato nessuno. Andare sulla mente significa andare a vedere queste premesse, questi punti di partenza di osservazione della realtà. È una domanda che ti puoi fare per iniziare a modificare, invece che dire ok, c'è questa situazione, faccio così, vedo così, e chiederti a cosa sto reagendo, a quale idea, a quale visione sto reagendo in questo momento. È vera? Quindi in questo caso andiamo a introdurre quello che poi è il pensiero divergente. Il pensiero divergente va a analizzare, a mettere in discussione le premesse dalle quali stiamo osservando la realtà, e questo permette l'innovazione a tutti i livelli. Questo soprattutto va fatto quando appunto ci troviamo impallati in una situazione dove abbiamo l'idea di provare cose diverse e non otteniamo nulla di nuovo. Forse dovremmo iniziare a dire, ma forse c'è qualche premessa che mi sfugge da andare a vedere e rianalizzare. Così come un'azienda è formata da sistemi e quindi macro aree, diciamo, di lavoro, ognuna delle quali ha dei sistemi, così la nostra mente e la nostra vita si struttura in modelli che possono essere tradotti in copioni, in schemi percettivi, in teatrini che possono essere comici oppure drammatici o grotteschi, insomma teatrini di vari tipi che chiaramente vanno a ripetersi. Ecco che noi dobbiamo andare a lavorare su quei modelli che sono stati introiettati e che lavorano dentro di noi senza che nemmeno ce ne accorgiamo. Quindi non stiamo parlando di qualcosa di facile da osservare e che richiede anche degli strumenti per essere, per andare a svelare, che è come se dobbiamo andare a smontare un apparecchio per andare a vedere qual è il problema. Altro aspetto importante è che, sempre come dice Gerber, riprendendo appunto il suo libro I Myth, quello che succede è che noi ci dimentichiamo del perché abbiamo iniziato a fare qualcosa e quindi questa cosa perde di senso. Quindi quando uno avvia un business, sempre usando come metafora insomma i suoi concetti,
solitamente è perché vorrebbe che il business lo aiutasse a migliorare la sua vita, quindi ad esempio generando sia portando qualcosa di, questo diciamo nella migliore ipotesi, no? Sia portando una soluzione valida per il pianeta Terra, quindi a beneficio di tutti, dal quale le ritorna anche un guadagno che gli permette appunto di vivere bene, decorosamente, dignitosamente, di avere uno stile di vita ricco, abbondante, di poter fare le esperienze che vuole fare. Benissimo. Ora cosa succede? Che invece nella maggior parte dei casi una persona è un po' come si va a scavare una tomba da solo, no? Altra cosa che succede, cioè io sto scavando e poi alla fine mi accorgo che mi sto scavando la tomba, quindi il business invece di essere un servo a vantaggio della tua vita, uno strumento per servire la tua vita, diventa il tuo padrone e quindi diventiamo padroni del business e veniamo schiavizzati e frustrati dall'attività stessa. Quindi ci stiamo costruendo un lavoro invece che ricordarci il principio che l'attività dovrebbe renderci più liberi e più autonomi, no? Quindi questa sarebbe la guida. Se io perdo questo assetto di guida sia nel business che nella mia vita, ecco che invece mi sono scavato la fossa e quindi continuo a fare azioni che vanno in quella direzione là e quindi non mi rendo conto di questa cosa. Aldous Huxley diceva che noi ci intossichiamo con il lavoro per non vedere come siamo realmente. E come dicevo prima, questo ci richiama anche il fatto che molte volte noi continuiamo ad andare dritti proprio per non mettere in discussione le nostre premesse. Quindi se non ho la possibilità di mettere in discussione le mie premesse, allora, come dire, non lo so, per me la differenza con uno zombie, anche uno zombie molto attivo, molto produttivo apparentemente, è pari a zero e questo quindi, andando oltre la superficie di quello che vediamo, sicuramente è importante, perché molte volte noi invidiamo degli zombie particolarmente vivaci e attivi. Come puoi lavorare su queste cose? Per esempio nella mia membership Quiet Circle ci sono un sacco di strumenti la cui logica è proprio quella di andare a lavorare sulla propria reattività, come è stata concettualizzata in questo episodio, e proprio servono degli strumenti che ti permettano di sondare le premesse, vedere da punti di vista diversi e in maniera strutturata. Chiaramente, come dicevo anche nell'altro episodio, questi servono come specchi non deformanti, specchi fedeli che ti aiutano a leggere le situazioni e soprattutto anche ad avere nuove lenti, nuove chiavi di lettura, perché chiaramente più chiavi di lettura ho, di interpretazione, e più io posso leggere i differenti contesti, perché non è che esistono chiavi universali, ma esistono tantissime chiavi che aprono porte diverse e quindi il matching che dobbiamo fare è quello di trovare la chiave giusta per la serratura giusta. Quindi dobbiamo avere entrambe le situazioni, capire che non esiste solo una serratura e non esiste solo una chiave. Detto questo, io ti saluto, ti aspetto al prossimo episodio del podcast Comfort Zone. Stay cushy, not pushy, e ci vediamo alla prossima. Ciao dal dottor Emilio Gerboni. Avete ascoltato Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Per accedere ai contenuti extra del podcast, registrati gratuitamente sul portale della Scuola di Evoluzione Comoda di Quiet Mood all'indirizzo www.quietmood.academy. Se vuoi iscriverci, puoi farlo all'indirizzo email info@quietmood.it. Ti aspettiamo al prossimo episodio. Stay cushy, not pushy.